Green Snake, Red Badger, Gold Griffin e Black Crow. Questa sarebbe la controtraduzione fatta in inglese da chi avesse letto i 7 libri della saga di Harry Potter e o avesse visto i relativi 8 film, solo in italiano. La saga di Harry Potter scritta dalla Rowling è stata tradotta in un centinaio di lingue, ma gli italiani riescono sempre a distinguersi. Tradurre è un'operazione molto delicata ed è per questo che è necessario scegliere un criterio e seguirlo. La prima traduzione italiana del primo libro di Harry Potter è stata pubblicata da Salani nel 1998 e nell'ultima edizione italiana, ad oggi che registro, del novembre 2023, illustrata da Mina Lima, i nomi delle 4 case di Hogwarts restano tradotti male. Dalla prima traduzione in italiano sono trascorsi ben 25 anni e anche la scusante di non voler cambiare i nomi già usati, dato che il pubblico si è abituato così, non regge, poiché i nomi nel tempo sono stati cambiati. Il risultato è che chi ha letto i libri e o visto i film solo in italiano ancora non conosce la traduzione corretta, effettuata seguendo la fonte e un solo criterio dei nomi delle 4 case di Hogwarts. In quanto patto narrativo, mi interessa condividere ciò che gli autori hanno scritto nelle loro fonti e come lo hanno scritto, non ciò che altri in seguito hanno rielaborato. Per questo sto registrando questo video e anche perché sto traducendo in inglese la Commedia di Dante, quindi sto vivendo in prima persona ciò che dico. I nuovi studenti di Hogwarts vengono da subito smistati in una casa. Il termine inglese è proprio house, casa. Le 4 case, in lingua originale, sono chiamate con i cognomi dei loro fondatori: Slytherin, Hufflepuff, Gryffindor, Ravenclaw. L'unico modo corretto di chiamare ogni casa, seppur con questa pronuncia terribile, resta quello di ripetere il cognome del proprio fondatore, come fa l'autrice stessa. Chi in Italia sentì questa esigenza di tradurre avrebbe dovuto scegliere e seguire un solo criterio dei 2 proposti. Il primo è quello di tradurre il cognome e il secondo è quello di usare l'animale e il colore di fondo che caratterizza lo stendardo. Seguendo il primo criterio, Slytherin diventa strisciante, Hufflepuff diventa sbuffante, Gryffindor diventa Grifondoro e Ravenclaw diventa artiglio del corpo. Stiamo brancolando nel regno del più o meno, dato che non si tratta di tradurre la parola red in rosso, ma parole più complesse, storpiature e francesismi. Queste traduzioni sono terribili da sentire, eccezion fatta per quel piacevole Grifondoro così tanto simile all'originale Gryffindor. Ci tengo a ripetervi che chi traduce deve seguire un criterio. Sto contestando la scelta di aver usato il primo criterio, italianizzare il cognome del fondatore, solo nel caso Grifondoro, per poi cambiare criterio, animale, colore di fondo, per la traduzione delle altre 3 case. In 2 casi su 3, tra l'altro, sbagliando l'animale e a volte anche il colore. Passiamo quindi al secondo criterio di traduzione, quello che prende in considerazione lo stendardo della casa composto da un animale di un colore e lo sfondo da un altro colore. Se infatti leggiamo la nota alla traduzione di Serena Daniele, troviamo scritto che per i nomi delle case la scelta si è basata sul metro linguistico e l'assonanza, cercando di creare un ambito fiabesco quotidiano che non a caso appartiene anche alla tradizione italiana. Se pensiamo agli animali simbolo delle contrade senesi, ci accorgiamo che Grifondoro, Serpe Verde, Tasso Rosso e Corvo Nero ci suonano istintivamente familiari. Questo è il criterio del quale ti parlavo e che loro hanno scelto, ma che loro stessi non hanno seguito. Allora scopriamo cosa accadrebbe a usare il secondo criterio. Prima però vi sottolineo che, come ancora oggi nel suo sito ufficiale, tutt'oggi, la Salani si vanti di un qualcosa che invece non fa, e cioè, dopo che la saga si è conclusa, cito, l'editore ha così deciso di restituire ai lettori una traduzione che tenesse conto dell'evoluzione della saga, rivedendo anche profondamente i libri esistenti. E continuo con la citazione nel punto riguardante il
nome delle 4 case in cui si dividono gli studenti di Hogwarts. I loro nomi italiani seguivano solo in parte i corrispondenti inglesi. Aggiungevano, per esempio, indicazioni di colore del tutto assenti nell'originale. Si è così deciso per Grifondoro, Tasso Frasso, Corvo Nero e Serpeverde. Lasciamo i traduttori italiani e torniamo alla fonte originale. Quali sono gli stendardi delle 4 case? Beh, veniamo a conoscenza dello stemma di Hogwarts già dal primo libro, capitolo 3, dove c'è scritto a lion, leone, an eagle, aquila, a badger, tasso, and a snake, serpente, surrounding a large letter H. Ripeto, già dal primo libro, capitolo 3, sappiamo che non ci sono né grifoni né corvi che circondano la grande lettera H di Hogwarts. Nel quarto libro, capitolo 15, c'è scritto representing a Hogwarts house, rappresentante una casa di Hogwarts, red with a gold lion, rosso con un leone d'oro, for Gryffindor. Blue with a bronze eagle, blu con un'aquila di bronzo, for Ravenclaw. Yellow with a black badger, giallo con un tasso nero, for Hufflepuff. And green with a silver serpent, verde con un serpente d'argento, for Slytherin. Arrivando al punto, se usassimo il criterio di tradurre il nome delle case con animale e colore di fondo, il risultato sarebbe Slytherin, serpe verde, Hufflepuff, tasso giallo, Gryffindor, leone rosso, Ravenclaw, aquila blu. I colori e gli animali usati richiamano volutamente i 4 elementi. Se non bastassero i 7 libri per capirlo, lo scrive la stessa Rowling in altre occasioni. E quindi il verde e l'argento di Slytherin per l'acqua, il giallo e nero, grano e suolo, di Hufflepuff per la terra, il rosso e l'oro di Gryffindor per il fuoco, infine il blu e bronzo, cielo e piume, di Ravenclaw per l'aria. Altra conferma. Nel quinto libro, capitolo 38, quando vengono assegnati dei punti a Gryffindor, a shower of rubies, una doccia di rubini, fell down into the bottom bulb, cade nel bulbo inferiore, of Gryffindor's hourglass, nella clessidra dei Gryffindor. E quando ne vengono assegnati a Ravenclaw, a number of zaffires fell into, un numero, una cifra di zaffiri cadde dentro Ravenclaw's glass, la clessidra dei Ravenclaw. I rubini sono rossi e gli zaffiri blu, come il colore di fondo degli stemmi di Gryffindor, i primi, e Ravenclaw, i secondi. In alcune edizioni Ravenclaw è tradotto in italiano in pecora nera, mentre Hufflepuff in tasso frasso, appunto. Come ultima conferma che invece i nomi e i colori, come li ho tradotti dalla fonte originale, abbiano un senso che l'autrice teneva a dare, anche i dormitori delle 4 case sono posizionati in base alla triade animale, colore, elemento. Infatti i dormitori di leone, rosso, fuoco e aquila, blu, aria sono posizionati sulle torri, mentre i dormitori di tasso, giallo, terra e serpe, verde, acqua, nei sotterranei, e per essere ancora più precisi gli ultimi, quelli dell'acqua, proprio sotto al lago. Fine. Mi aspetto che verrà usata questa traduzione in edizioni future? No. Mi aspetto che gli italiani continuino a usare le traduzioni sbagliate? Sì. Ci tengo solo a evidenziare come ciò che ho detto non sia, come sempre cerco di fare in quanto patto narrativo, una mia interpretazione personale, ma un'analisi oggettiva, scientifica, basata sulle fonti originali scritte nelle lingue originali dagli autori originali.